Buongiorno ragazzi, ore 3:50 di mattina. Io ho praticamente gli occhi in mano, sono addormentato in pieno. Prendiamo un po' di vitamina C. Questo freddo. Notizia buona, vado a pesca in Giappone. Yeah! Provo a pescare qui in Giappone e questa è la notizia buona. La notizia diciamo cattiva, andremo incontro ma al 98% ad un cappotto annunciato, perché la stagione è la peggiore in assoluto. Infatti quando gli ho detto ai miei amici giapponesi che mi sarebbe piaciuto fare 2 lanci qui, mi hanno tutti guardato come dire: ma davvero? Ma fai sul serio? E io sì. E loro per dire, mi hanno anche proposto la trout area del tipo: ma non prenderesti in considerazione magari se andiamo a fare un po' di trottara? E io nah. Ok, più o meno sono pronto, sono le 3:57, direi che sono in perfetto orario e si va e si via e vola la temaglia, vola. Ragazzi, questa è precisione, 4 spaccate. Good morning, my friend. Oh, good morning. Everything fine? New Year. Great. Let's go. Let's go. Direct like this. Okay, thank you. Yeah. Taking. Yeah, I can see it. Yeah. Nice wave coming. Fishing shop. Yeah. Costa. Hey, Sunday, yeah? Wow. So. Wow. I don't see it like that. It's Sunday. It's very. Wow. Ecco. Mi sono appena sparato una bomba alla crema e meno male che l'avevo Bua mi ha fornito tutto il necessario, perché a parte un paio di pantaloni e la giacca non avevo nient'altro, non avevo guanti, non avevo manco di penso a casa, non per pescare, quindi è stata una possibilità che mi ha gentilmente offerto, lo ringrazio di questo, quindi ci proviamo, no? Facciamo 2 lanci in compagnia. Adesso mi bevo un bel caffè latte Mont Rainier, ecco. Ma caffè latte che faceva la buonanima di mia nonna, buono. C'è un cormorano là che si sta ingozzando. Quel porcaccione di cormorano. Che bello di pesce. Con la pesce di Martino. Iniziamo? Dai. Ragazzi, facciamo il punto della situazione. Giornata meravigliosa, c'è un bel sole e non fa neanche più freddo. Stamattina quando siamo arrivati presto si gelava, infatti
c'erano anche i pescatori locali che erano veramente imbottiti, cioè ho visto gente con i pantaloni piuminati, tipo piumino d'oca, quindi la notte scende veramente tanto. Siamo a febbraio, siamo nella zona nord, siamo vicino, abbastanza vicino a Tokyo. È uno spot, adesso ve lo faccio vedere, è uno spot, come potete vedere, decisamente primaverile, autunnale. Ci sono due porticcioli, uno alla sinistra, uno alla mia destra. Profondità credo da 1,5 metri fino a 4 o 5 metri, forse con un buon lancio, ma forse nemmeno. Se magari uno becca il canalone trova un 4-5 metri. Non è sicuramente lo spot adatto per la stagione. Diciamo che per la stagione non sarebbe dato nulla, perché febbraio, da quello che mi ha spiegato il mio amico giapponese, non è sicuramente il mese migliore, anzi il mese non il mese migliore è un eufemismo, diciamo che sarebbe il mese peggiore in assoluto per pescare. Però noi 2 lanci ce li facciamo, anzi non finirò mai di ringraziare il mio amico Kua per l'opportunità che mi ha dato di fare 2 lanci, anche se le possibilità sono pochissime. Poi nella pesca non si sa mai, io non mi faccio illusioni, probabilmente finiremo con un sonoro cappotto, già lo so, però sono a pesca, c'è una bella giornata, sono in compagnia di un amico, è in un posto nuovo, esperienza nuova, è tutto bellissimo. Devo fare la cacca, però sono 2 giorni che non, sono 2 giorni con blocco. Saranno sti tè, ci sono dei tè favolosi qua, me ne sto scolando una marea, però c'ho sto scoglio. Allora adesso monto un 80 grammi, un jig da 80 grammi, e vediamo. Il mio obiettivo come sempre è quello di fare distanza. Lo spot è quello che è, ovvero non ci sono grandi profondità, non è uno spot dove giggare classico la Mediterranea. Andrò a canna bassa, farò scendere un paio di metri, poi lo recupererò con delle piccole gercatine. Vediamo se magari Dio mi assiste, chi lo sa. I wanna try, yes. Here. This is our prototype. I know, you show me. Here. But fast prototype. So Yeah, you need to fix and so please give me advice. you have a thicker tree right here. Here. Yeah. 5. 5. I want it. I want also to catch a puffer fish. It's not a fugu, this one. Sarà un 2 ore e mezza che peschiamo, o meglio facciamo finta di pescare, dai, qualche lancio, poi magari, che ne so, il sandwich, poi beviamo qualcosa, poi chiacchieriamo un po', cazzeggiamo, insomma pescare è una parola grossa. E la situazione, era quella che mi aspettavo, ovvero la stagione è pessima e lo spot, innanzitutto bisogna dire che già sono fortunato ad avere un amico che mi ha accompagnato a pescare qui, quindi va benissimo così. Lo spot credo che per la stagione non sia proprio l'ideale, perché è uno spot
molto basso, ci sono sì 2 entrate portuali, ma credo, se le cose più o meno funzionano come il Mediterraneo, questo è uno spot che magari nelle stagioni primaverili, dove l'acqua è più calda, magari entra anche qualche predatore di grossa taglia e si avvicina veramente in pochi metri d'acqua. Qui adesso con la marea che è scesa in questo momento, nell'ultima ora, ci sarà un 3-4 metri con un buon lancio, quindi e se si becca il canalone giusto, perché sennò di base c'è magari 1,5 metri, 2, non di più. E quindi credo che a vederla così le possibilità di agganciare un pesce, qualcosa con le pinne, sono più o meno pari a quelle di rimanere bloccati in ascensore con Diletta Leotta, più o meno, cioè, forse è più possibile quello della Leotta rispetto a attaccare un pesce oggi. Però ripeto, è tutto grasso che cola, perché sono contento, non mi interessa prendere qualcosa, sono con un amico. Sono riuscito a pescare qui e quindi questa è già una bella cosa. Adesso il meteo è cambiato, sono uscite un po' di nuvole, prima era una bella giornata tersa e limpida e soleggiata, adesso c'è un po' di vento fastidiosetto e parecchie nuvole qua e là che escono, poi rientrano, fanno un po' i cavolacci loro. Ragazzi, pescata finita, però adesso andiamo a vedere un'interessante attrazione del posto, che è una sorta di, come posso chiamarlo, una galleria sottomarina che entra nell'oceano per qualche centinaia di metri e poi ha delle specie di oblò, quindi dei punti di osservazione in cui si può ammirare il fondale. Ecco, questa è la rampa d'accesso. Io sono mezzo addormentato, stamattina mi ha scassato in due la sveglia alle 3:30 praticamente. Allora andiamo a vedere sta cosa, dai. Ma adesso sicuramente è pieno di ricciole, cose. Noi abbiamo lanciato esattamente in quel punto laggiù. Qua c'è una passerella sul mare, una rotonda sul mare, e questa è la struttura, vedete? Poi qui scende giù e si può osservare il fondale marino. Nice. Qua sotto ci sono tutte queste strutture, questi manufatti artificiali che sono mezza roccia, che poi qualcosa è roccia naturale, ma ci sono queste piscine scavate evidentemente dalla mano dell'uomo, perché sono tagli veramente troppo perfetti, quindi non penso non possono essere naturali, sono artificiali. Anche vedete queste vasche qui. Ah, là c'è uno che pesca le spigole, le Suzuki. Si è preso, no, è incagliato. E tra l'altro è da più di un'ora, perché noi siamo andati a mangiare, abbiamo mangiato, indovinate cosa? La paella in Giappone, e questo avevano. E c'era già il signore lì che stava lanciando, quindi ha lanciato in bassa marea. Guardate queste schiumate per la spigola devono essere velenosissime. Si è alzato tantissimo il vento. Sì, qua un 5 probabilmente. Sì, è un 5 Beaufort, veramente forte adesso. Andiamo a vedere l'acquario, dai. Andiamo a esplorare. Cavolo, scende giù tanto, mi sembra di aver capito 8 metri sotto il livello del mare, quindi 8 metri di profondità. Oh yes, Sibas. Yeah. Parrotfish. Parrotfish, yeah. Yeah, parrotfish. Pesce pappagallo, eccoli qua. L'acqua è molto torbida. Very muddy water. Very muddy water. Yeah. Becoming muddy. Yeah. Queste sono le specie presenti. La nostra ricciola, Dumerilli. Questa deve essere probabilmente una piccola fasciata. Questa è Yellowtail e Hiramasa, right? Yeah, Hiramasa. Ok. Bubble muddy. It's bubble. It's very, yeah, there is lots of oxygen. And lots of tides. L'acqua è torbida, ci sarà 2 metri di visibilità.
quindi a meno che un pesce non passa davanti alla faccia non lo si vede. Ah, qua è ancora più torbida. Oh, let's see. Oh yeah, snapper. Yeah. C'è una specie di sarago sotto, non so se riuscite a vedere qualcosa perché l'acqua è torbida. C'è una specie di sarago che gira lì sotto, sembra quasi un pizzuto, il sarago pizzuto. E poi cosa c'è? Un po' di figa qui. C'è è un chirurgo grosso, pesce chirurgo veramente grosso. Yeah, they wait for some food. But by far not even a sign of amberjacks or upside. Wow. Some veggies coming. Yeah. Ma che bello questo! Very big, yeah. Ma dai, guardate questi piccoli pesciolini! That's right. That is snapper. Big called madai. Ma dai, yeah. Che belli i pesciolini! Tutti i pesciolini! Puff. Kamakura. Puffer fish. Puffer fish. Cute. Lovely. But no sign of big ones. Yeah. Or something like Hiramasa, amberjack, something like. Yeah, Hiramasa, amberjack. Lots of parrotfish and very big, Yeah. but that's all. We call parrotfish budai. Budai? Budai, yeah. So next time let's go to fishing budai with with the worms. Yeah, Worms could be, yeah. They eating seaweed. Yeah, I can see when they are always with some seaweeds in the mouth. Yeah. Oh, this is actually like our orata. Yeah. Sargus spari there. Yeah. That is a crocodile, like madai. The same family, yeah. Oh, Same cuckoo. family, yeah. There is a parrot with a mouth completely full of Yeah. food, Eating. greedy like yum, yum. Everything is mine. C'è un po' di tutto, dai. Spigole giapponesi, quindi la blackfin, pesci pappagallo, pesci palla, pesci vari, pesci strani, tutto tranne Hiramasa o eccolo qua. Ah no, questa è la spigola, eccola qua. Sì, sembra proprio il nostro branzino, davvero molto simile. Però sto cercando di vedere se vedo qualche pinna, qualche pesce tipo yellowtail o ricciola a nuotare, ma non si vede nulla. C'è un pesciolino piccolissimo, tipo una specie di sardina, che è lì che nuota disperato da solo, e temo che non arriverà alla serata, temo che non ci arriverà in serata. Questo non lo mangia il panettone, mi sa. Ho paura che non farà, ho paura che farà una brutta fine, sto pesciolino da solo, taglia 3 centimetri. Ragazzi, abbiamo fatto questa nuova esperienza nell'osservatorio subacqueo, chiamiamolo così, e si è visto un po' di pesciame, qualche pesce pappagallo, dei pesci chirurgo, delle piccola mancianza, insomma del pesce foraggio che non so neanche io cosa fossero.
parecchi pescipalla, una bella spigola, delle specie di sparidi che mi sembravano quasi delle nostre orate, qualche sarago orata, insomma sicuramente degli sparidi. Ora non vi so dire il nome preciso né in inglese né tantomeno in giapponese, ma è stata un'esperienza carina, dai. Come potete vedere il vento si è alzato molto, l'aria è fredda, noi un paio di ore di lancio le abbiamo fatte così tanto per provare anche questa cosa qui. E adesso cosa facciamo? Cosa ci mettiamo? Dai, ci aggiorniamo dopo.